Salve, mi è stato chiesto di realizzare l'ancora. Andiamo a vedere come l'ho realizzata. Per realizzare il cerchietto che si trova sopra l'ancora andiamo a realizzare un anello magico di 6 maglie. Andiamo a lavorare le nostre 6 maglie per altri 20 giri. Fatti i nostri giri possiamo chiudere, tagliare il nostro filo. Chiudiamo in questo modo il nostro lavoro e andiamo a riempire con un po' di ovatta sintetica, non troppo, perché poi dobbiamo girare in questo modo e dobbiamo cucire alla base di sotto il nostro anellino. E dopo aver inserito l'ovatta sintetica un pochino all'interno, andiamo a far combaciare le due parti e andiamo a cucire maglia per maglia fino a chiudere tutto il giro. Andiamo a realizzare un anello magico di 16 maglie. Andiamo a lavorare 16 maglie per altri 25 giri. Arrivati al nostro ultimo giro andiamo a staccare il nostro filo e lo andiamo a chiudere. Andiamo a riempire tutta la parte con l'ovatta sintetica. Per realizzare la parte di sotto della nostra ancora andiamo ad avviare un anello magico di 4 maglie col filato blu. Stringiamo il nostro anello e andiamo a fare altri 2 giri di 4 maglie. Andiamo ora a fare un aumento nella prima maglia e un aumento solo nell'ultima maglia. In tutto saranno 6 maglie. Andiamo a fare un altro giro di 6 maglie. Andiamo ora a fare un aumento solo nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia. In tutto saranno 8 maglie. Andiamo a fare un altro giro di 8 maglie. Andiamo a fare un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia, in tutto 10 maglie. Andiamo a fare un altro giro di 10 maglie. Andiamo ora a sostituire il filato blu con quello bianco. Andiamo a fare un altro giro di 10 maglie con questo filato. Andiamo ora a fare un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia, in tutto 12 maglie. Andiamo a fare un altro giro di 12 maglie. Andiamo a fare un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia, in tutto 14 maglie. Andiamo a fare un altro giro di 14 maglie. Andiamo a fare un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia, in tutto 16 maglie. Andiamo a fare un altro giro di 16 maglie. Andiamo a fare un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia, in tutto 18 maglie. Andiamo a fare un altro giro di 18 maglie. Andiamo a fare un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia, in tutto 20 maglie. Andiamo ora a fare per altri 3 giri 20 maglie. Andiamo ora a fare gli aumenti in quest'altro modo. Lavoriamo la nostra prima maglia, mettiamo il marcapunti e andiamo a lavorare 10 maglie. Una l'ho già lavorata, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Andiamo a fare i prossimi aumenti nelle due prossime maglie. Andiamo quindi a lavorare nella 11ª, andiamo a fare un aumento e nella 12ª un altro aumento, in questo modo. Alla fine del giro saranno 22 maglie. Andiamo ora a fare un altro giro di 22 maglie. Proseguiamo ora in questo modo. Andiamo a lavorare la nostra prima maglia, andiamo a segnare e contiamo 10 maglie. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E andiamo a fare ora 2 diminuzioni, 1 e 2. Andiamo a terminare il nostro giro, in tutto saranno 20 maglie. Andiamo ora a fare altri 3 giri di 20 maglie. A questo punto andiamo a riempire la nostra ancora, andiamo a riempire lì dove abbiamo fatto la punta, dove abbiamo fatto i nostri aumenti in punta, e andiamo a dare la sagoma e la forma. Continuiamo il nostro lavoro.
Andiamo ora a fare una diminuzione all'inizio del giro e una diminuzione alla fine del giro. In tutto saranno 18 maglie. Andiamo ora a fare un altro giro di 18 maglie. Andiamo a fare una diminuzione della prima maglia e una diminuzione dell'ultima maglia, in tutto 16 maglie. Andiamo a fare un altro giro di 16 maglie, man mano riempiamo con l'ovatta sintetica. Andiamo a fare una diminuzione del primo giro e una diminuzione dell'ultimo giro, in tutto saranno 14 maglie. Andiamo a fare un altro giro di 14 maglie. Per fare in modo che la vostra ancora abbia ancora più diciamo stabilità, andate ad inserire un po' di filo di ferro alla base in modo che faccia da sostegno all'interno e vi aiuti a tenere la forma dell'ancora. Quindi andate ad inserire bene il vostro filo di ferro da una parte e poi andate a proseguire fino a chiudere le chiusure, così come stiamo facendo. Andiamo a continuare il lavoro. Andiamo a fare una diminuzione nella prima maglia e una diminuzione nell'ultima maglia, in tutto saranno 12 maglie. Andiamo a fare un altro giro di 12 maglie. Andiamo ora a fare una diminuzione nella prima maglia e una diminuzione nell'ultima maglia, in tutto 10 maglie. Continuiamo a riempire con l'ovatta sintetica, andiamo a sostituire il filato bianco con il filato blu e andiamo a fare un giro di 10 maglie con questo filato blu. E andiamo a fare un altro giro di 10 maglie con questo filato. Andiamo ora a fare una diminuzione della prima maglia e una diminuzione dell'ultima maglia, in tutto 8 maglie. Andiamo a fare un altro giro di 8 maglie. Continuate a riempire con l'ovatta sintetica e andiamo a fare una diminuzione della prima maglia e una diminuzione dell'ultima maglia, in tutto 6 maglie. E andiamo a fare un altro giro di 6 maglie. Facciamo una diminuzione della prima maglia e una diminuzione dell'ultima maglia, in tutto 4 maglie. Andiamo con le chiusure fino a chiudere definitivamente la parte. Chiusa tutta la parte, andiamo poi a nascondere il nostro filo all'interno dell'ancora. Andiamo bene a dare la forma e andremo poi a cucire questa base qui al centro dell'ancora. A questo punto sistemiamo bene al centro la nostra ancora e andiamo a cucire tutto intorno la base di sopra alla base di sotto. Aiutatevi con la pinza a tirare fuori la punta in questo modo e andate a dare la forma alla vostra ancora. Andate a sistemare l'ovatta sintetica verso la punta in questo modo e andiamo a cucire anche l'occhiello al centro dell'ancora. Per realizzare la parte che va qui in alto andiamo a prendere il nostro filato blu e andiamo ad avviare una catenella di 18 maglie. Andiamo a lavorare 18 maglie basse nelle nostre 18 catenelle e andiamo a fare altri 4 giri di 18 maglie basse. Finiti i nostri giri, giriamo in questo modo e andiamo a lavorare nuovamente 18 maglie catenelle. Lavorate le nostre 18 maglie, ci andiamo ad unire dall'altro lato qui in questo modo con una maglia bassissima e andiamo a lavorare nelle nostre 18 catenelle 18 maglie basse, così come abbiamo fatto prima, e possiamo unirci a quest'altra maglia dall'altro lato. Riprendiamo di nuovo il giro e andiamo a fare altre 18 maglie. In tutto dobbiamo fare altri 3 giri, che saranno 4 giri, in modo da poter chiudere le due parti avanti e dietro. Se vi esce difficile fare questo, andate a fare la medesima cosa che abbiamo fatto per questa striscia. Andiamo a fare una striscia distaccata e poi andremo ad unirla. Insomma, questa striscia potete decidere voi come farla, o fate le due strisce e poi le andate a cucire insieme, oppure fate un'unica striscia di catenelle, 36 catenelle, e poi le andate a chiudere in cerchio. L'importante è che riuscite a fare
questa fascia e poi andate a cucirla cucendo la parte di sopra e la parte di sotto. Andate a fissare, prima di chiudere la parte di sopra e di sotto andate a riempire un po' con l'ovatta sintetica qui all'interno, in questo modo, e andate a fissare anche sull'ancora. Naturalmente andate a cucire la parte qui sopra, poi qui la dovete proprio chiudere, mentre qui l'andate a fissare sull'ancora in questo modo. Andate poi a fissare anche l'altro lato chiudendolo in questo modo. Andiamo a chiudere la parte di sopra. Andiamo poi a chiudere anche la parte di sotto. Prima di chiudere la parte di sotto andiamo a riempire con un po' di ovatta sintetica, non troppa, giusto un pochino, e andiamo a chiudere anche la parte di sotto da un lato e dall'altro. Andiamo poi a fare una catenella che sia lunga abbastanza da avvolgere la nostra ancora. Dopo vi dirò quante catenelle di quante catenelle l'ho realizzata. Andiamo poi a fare una piccola pallina con il filo dello stesso colore che abbiamo utilizzato per fare la punta e la parte di sopra, e poi andiamo a fare una bella rete bianca da applicare qui lateralmente, o bianca o azzurra, come preferite. Io ho fatto una catenella lunga 140 maglie. Fatto questo vado a cucire dalla parte di dietro, parto da qui dietro, vado poi a avvolgere dalla parte di dietro in questo modo, quindi passo dietro, passo nuovamente avanti, ancora una volta e ancora una volta. Fatto questo vado a distribuire le mie 3 linee in questo modo e vado poi a passare dalla parte davanti in questo modo, ripasso poi dietro e passo davanti e vado a fermare sulla punta qui dalla parte di dietro della mia ancora. Ripasso poi col filo in modo da fermare bene, vado con l'ago e lo fermo bene bene per ogni punto. Dopo aver avvolto bene, passo col mio ago all'interno e vado a fermare bene tutte le parti in questo modo. Con il filato blu andate poi a realizzare la piccola decorazione qui al centro, andate a fare una piccola pallina in questo modo e poi la andate a riempire con il filo. A questo punto andiamo poi a realizzare la rete al lato e possiamo applicare con un po' di colla delle piccole conchiglie. Per la rete andiamo ad avviare 30 catenelle e andiamo a lavorare 3 catenelle per simulare la prima maglia alta. Andiamo a fare un'altra catenella per l'archetto, saltiamo una maglia e andiamo a fare la nostra rete in questo modo. Andiamo a fare la prima lavorazione in questo modo, lasciamo una maglia, catenella, saltiamo una maglia e andiamo a fare un'altra maglia alta. Proseguiamo così, distanziando tra una catenella e una maglia saltata, andiamo a fare una maglia alta per tutte le maglie. Fatto questo, giriamo il nostro lavoro con delle maglie bassissime e raggiungiamo la seconda maglia alta che abbiamo qui. Andiamo a fare i nostri 4 catenelle, 3 e 4, e andiamo a fare una maglia alta
nella maglia successiva, una maglia alta successiva. Proseguiamo il nostro lavoro saltando l'ultimo quadretto, non lo facciamo, e andiamo così sempre a diminuire da una parte all'altra fino a raggiungere la larghezza che desideriamo, che potrebbe essere di 5 quadretti, 5-6 quadretti, vedete un po' voi, facoltativo. E dopo aver realizzato anche la nostra rete, la andiamo a cucire partendo dall'angolo qui, andiamo verso il basso e poi andiamo a posizionare anche quest'altro lato qui. Andiamo poi ad applicare le nostre conchiglie in vari punti e la nostra ancora è terminata. Linda mi ha chiesto gentilmente se era possibile fare un'ancora più piccola da farla come portachiavi. Si può tranquillamente utilizzare un filato un po' più sottile e l'ancora automaticamente diventerà più piccolina. Io ho utilizzato un uncinetto da 2,5 per quanto riguarda questa ancora più grande. Se utilizzerai un uncinetto da 1 o da 1,5 risulterà più piccola. Qui ho utilizzato un uncinetto da 1,5. Se utilizzerai un filato più sottile ti verrà ancora più piccolina. Decidi un po' tu la misura che vuoi dare in base al filato che sceglierai. Potrai magari utilizzare lo stesso filato, però anziché fare tutti i giri che ti ho detto, vai a diminuire alcuni giri, così la tua ancora, anziché essere così alta, sarà un po' più piccola. Comunque, se avrai difficoltà o qualche altro dubbio, basterà che mi scrivi, io sarò felice di risponderti e di aiutarti in tutti i modi. Questo è tutto. Fammi sapere come va. Grazie. Ed eccola qui, questa è la mia ancora, spero che piaccia a Linda che me l'ha chiesto, ho chiesto questo tutorial, spero che faccia piacere anche a voi, vi do un grande bacio, un grande abbraccio, ciao ciao, alla prossima, grazie. Mi raccomando, condividete il video, mettete il mi piace e ciao ciao, alla prossima, grazie.